Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, confronto tra due mostri di distruzione che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi, pronti a vedere da vicino queste due bestie. Ragazzi, sarà un problema tenerveli nell'inquadratura perché sono veramente giganteschi ragazzi. Il Kodiak ovviamente è un mostro ancora di più. Però ragazzi, parliamo di coltelli da 40 cm, vi do due misure, poi ne parliamo insieme. Mettiamoli qui. Allora ragazzi, il nostro BK9 abbiamo 37.3 cm totali con 23.3 di lama su uno spessore di 4.9. Ragazzi, BK9 lo sapete benissimo che io coltelli li provo, poi li scambio, li cedo. Il BK9 l'ho da una cifra e non intendo assolutamente darlo via. Perché? Perché secondo me è un coltello eccezionale, rapporto qualità-prezzo alle stelle ragazzi, veramente stellare. Secondo me è un coltello da avere assolutamente. Il nostro Kodiak invece, che abbiamo appena visto in recensione, abbiamo 38.6 di lunghezza totale ragazzi, con 25.1 di lama. 25.1, vediamo se riesco a metterveli vicino con le lame per farvi capire la differenza. Eccoli qua ragazzi. Il nostro Kodiak è più lungo di 1,8 cm, però lo spessore ragazzi, sullo spessore il Kodiak sono 7 mm contro i 4.9 del nostro Ka-Bar. Infatti ragazzi, in mano avete due coltelli completamente diversi, davvero una sensazione nel prenderli in mano. Ragazzi, il peso è una cosa fondamentale. Il nostro BK9 è 490 grammi, il Kodiak ragazzi sono 800 grammi. 800 grammi di coltello contro i 490. Ragazzi, avete praticamente in mano un coltello e 2/3 in più ancora di peso, ragazzi. È veramente tanto, ragazzi. Avete praticamente due coltelli in mano con il Kodiak, mentre il nostro BK9 con i suoi 490, ragazzi, dopo aver usato il Kodiak, è un coltello veramente leggero. Il peso è dovuto anche dall'altezza della lama, ragazzi, che nel Kodiak sono 5 cm.7 e il nostro BK9 invece sono 4.7. Ragazzi, un centimetro su uno spessore di 7 mm va sicuro che la differenza nel peso la fa tantissimo. Altra cosa importante, il BK9, pur essendo ovviamente bilanciato davanti, in mano rende un bilanciamento secondo me migliore. Avete il coltello più bilanciato in mano, mentre il nostro Kodiak ragazzi è totalmente spostato davanti. Ovviamente anche il BK9 è spostato davanti ragazzi, però per darvi un'impressione a livello di mano, il Kodiak lo sentite molto sull'avambraccio ragazzi, sull'avambraccio quando lo impugnate, ok, il peso, però tutto lo sbilanciamento in avanti lo sentite completamente sull'avambraccio. Invece il nostro BK9 ovviamente sempre bilanciato in avanti, però ragazzi lo sentite più in mano, non so come spiegarvi. Qui avete una leva sicuramente fuori portata per l'avambraccio di Olivia ragazzi. Sul BK9 invece riuscite a controllare molto meglio il coltello. Non sto parlando di peso ragazzi, proprio di bilanciamento. Ragazzi, acciai usati diversi ovviamente. Per il nostro BK9 un ottimo 1095. Ragazzi, quando l'ho provato con Harry, dopo già averlo provato, tra l'altro ragazzi, calma, andate a vedere la prova di sto coltello, perché non è chiamata BK9, è chiamata abbatto un albero con il coltello. Andate a vedere cosa fa questo BK9, andate a vederlo ragazzi, andate a vedere cosa butta giù sto BK9, fatto a pezzi ragazzi, abbattuto e fatto a pezzi, batonato, sramato, ragazzi, un lavoro della Madonna, saranno state 2 ore di lavoro continuo in cui
Con questa lama, ragazzi, e questo peso, quindi non un peso esagerato per la lunghezza del coltello, ragazzi, il coltello non mi ha stancato. È una cosa impensabile da fare col Kodiak, ragazzi. Sicuramente sarebbe venuto giù con meno colpi, però poi lo sramare e il processare tutta la legna, tutto l'albero che abbiamo abbattuto, ragazzi, sarebbe stato impossibile, ve lo dico sinceramente. Sicuramente non nel tempo che l'ha fatto il BK9, perché stanca troppo la mano. Dopo un po' con questo dovete fermarvi, non riuscite ad andare avanti. Vi assicuro che una volta che avete l'avambraccio stanco e vi accorgete che controllate male il coltello, ok, averlo in mano così, ragazzi, però avete sempre in mano un rasoio Gillette di 40 cm, non si scherza, quindi con l'avambraccio che non riesce più a controllare il coltello, per forza dovete fermarvi. Invece con il nostro BK9, ragazzi, buttato giù completamente, fatto a pezzi, batonato, avambraccio ancora super efficiente e soprattutto, ragazzi, finito tagliente a rasoio. Andate a vedere sta prova, ragazzi, andate a vederla. Abbatto un albero con il coltello, ve la linko qua sotto. In più l'ho provato quest'estate con Harry nel bosco. Ciao Harry, che ti saluto. Ragazzi, nel tronco si è piegato così, ha fatto una banana praticamente, è tornato fuori drittissimo, perfetto. È un coltello secondo me esagerato per quello che costa, ragazzi, è esagerato. Vi faccio anche il confronto di prezzo, ragazzi. BK9 siamo sui 180-190 euro, qualche ladraccio lo mette sopra i 200, però non lo prendete. Invece il Kodiak, ragazzi, si trova sui 316 euro. Ragazzi, 180 contro 316, abbiamo una differenza di prezzo super notevole. Come vi ho detto, se vi interessa provare coltelloni grossi, andare a vedere come vanno, come funzionano, ragazzi, è un coltello da provare, perché è una macchina di distruzione. Il BK9 non è così potente, ragazzi, non è così potente. Però, ragazzi, cioè, parliamo comunque di costi veramente alti. 316 euro lo prende uno che vuole proprio provarlo, perché poi l'utilizzo di un coltellone così grosso nella vita reale, ragazzi, l'abbiamo già detto, sì, divertimento, ma poco altro. Il BK9 180 euro, ragazzi, è un bel coltello. Sono due acciai carboniosi, 1095 e SK85, che è SK5 alla fine. Sono due acciai che funzionano bene, ragazzi, funzionano veramente bene. L'SRK di Costeel è fatto in SK5, la versione economica, e costa 60 euro, 70 euro. Qui siamo a 316 euro. Poi le finiture, ragazzi, le finiture, il fodero, tutto il resto che adesso vediamo, tanta roba. Però, ragazzi, sono 316 euro. 316 euro che, ripeto, per il vostro divertimento. Ve li faccio rivedere vicini, ragazzi. Fa paura, il Kodiak fa paura, ragazzi, pareggiando i manici fa paura. Fa veramente paura, l'altezza della lama lo rende veramente una vanga affilata. A livello di manica, andiamo un po' nell'uso adesso, abbiamo parlato un po' così, adesso andiamo nell'uso. Ragazzi, BK9 è molto più sottile, quindi nel legno flette, ma torna dritto, l'abbiamo provato e quindi siamo sicuri di quello che diciamo. Qua io gli ho fatto via la vernice per l'acciarino, ragazzi. E ragazzi, taglientissimo, e soprattutto, essendo sottile, il colpo, anche se non ha la massa battente, ovviamente, alla metà del nostro War Tough Gear, ragazzi, del nostro Kodiak, il BK9 penetra, ragazzi, penetra perché è sottile, quindi penetra, non serve dare delle mazzate allucinanti con questo tagliente, arrivando sottile, penetra veramente di brutto nel legno. Guardatevi il video, ve lo ripeto ancora. Il Kodiak, ragazzi, penetra perché dà delle botte pazzesche, tagliente super affilato. Però se guardate la prova nel batoning, quando pestiamo sopra fa fatica a entrare, poi entra e apre subito, però fa fatica. E la stessa cosa si ripercuote nel chopping. Nel chopping entra, sì, assolutamente sì, ma entra per il peso, per la botta che gli date. Il nostro BK9, essendo la metà, ragazzi, entra praticamente uguale per la penetrazione. Quindi una lama sottile, ricordatevi sempre, nel colpo
nell'efficienza sull'uso vi stanca di meno e ha una penetrazione quasi pari rispetto a un coltello con una massa battente doppia, ragazzi, veramente doppia, perché qua è tutto spostato davanti. Non ho staccato la manicatura, però sentendo il peso secondo me è addirittura scheletrata qua, però non vorrei dire una cazzata, però ragazzi c'è proprio una leva davanti incredibile. Il BK9 nell'uso, ok, materiali un pochino più nobili, qui abbiamo un bel G10 di manicatura, vediamo se riescono a non tagliarmi. Qui abbiamo un bel G10, invece il nostro BK9 ha queste guancette, Zitel, plastica, non lo so ragazzi, che sembrano scivolose, però una volta che lo avete in mano ragazzi, ci lavorate davvero bene, eh? Il coltello sta in mano bene, mettete l'accetto così, sta veramente in mano bene. Nelle cioppate lo prendo dietro, quindi vado a fare questo e il finale del codolo esposto mi va a dare un pochino fastidio alla mano ragazzi, e senza guanti inizia a fare vescichette, però ripeto, ci ho buttato giù, non mi ricordo cos'era, pino, abete, ragazzi non mi ricordo che cos'era perché mi avete già corretto, quindi o un pino o un abete, penso un abete. E ragazzi andate a vedere il video, mi ha fatto un pochino di vesciche, però ci ho buttato giù un albero, fatto a pezzi, processato tutta la legna, sramato ragazzi, ovviamente nell'ordine, buttato giù, sramato, fatto a pezzi e batonato. Ragazzi, vai dietro, vi sposta dietro, lo prendete qua e il codolino vi dà un pochino di fastidio. Cosa che invece non succede sul Kodiak, la manicatura del Kodiak vi incolla la mano, veramente tantissima roba, non serve assolutamente prenderlo dietro, è così, è da pazzi, cioè non avete esigenza. Così ragazzi riuscite ad avere un ottimo colpo e la mano è proprio inchiodata lì, quindi tanta roba la manicatura del Kodiak. Ragazzi i foderi abbiamo per il Kodiak fodero in Kydex con un ottimo incastro, tra l'altro ragazzi l'avete già visto nella prova, non ci stiamo a soffermare, però tantissima roba col porto a tracolla, vi dico la verità, l'ho provato un po' col porto a tracolla. Adesso me lo porto, se andiamo a fare un'uscita, penso di 2 giorni, e gli metterò il Tech-Lock, perché poi mi resta il penzolone, lo sentite meno a tracolla, però poi mi resta il penzolone in giro quando uso il coltello, mi sbatte, cioè sarebbe ogni volta che tirate fuori il coltello levarvi dal collo il fodero, se no rompe le palle. Adesso gli metterò il Tech-Lock. Invece per il BK9 abbiamo il classico foderino, ragazzi, in cordura con dietro il molle, ragazzi. Foderino che va più che bene, eh. Voi direte foderino cheap rispetto al Kydex del Kodiak, però ragazzi fa quello che deve fare e non ha problemi. Ragazzi, tirando le conclusioni, intanto è arrivato Elwood, dov'eri? È tutto sporco ragazzi, si deve essere rotolato da qualche parte. Ragazzi, tirando le conclusioni, 2 coltelli con un prezzo completamente diverso. Il nostro World of Gear Kodiak è una mazza, una vanga con il tagliente. Sono tutte e 2 affilatissimi. Il Kodiak ha questo tagliente a specchio che fa paura, ragazzi, di fabbrica. È bellissimo. È un coltello stupendo, ragazzi. Funziona bene, in mano sta bene. Pesa come... Ragazzi, pesa come mio zio Gigino, pesa veramente una cifra, vi stanca il braccio, entra tanto nel legno ma perché sfrutta tutta la sua massa battente. Invece il nostro BK9 più leggero, coltello incedibile per il costo che ha, ragazzi, nel legno penetra tanto ma perché è sottile e penetra. Più gestibile ragazzi, più gestibile, molto più gestibile in mano perché non vi stanca il braccio in 3 colpi e riuscite a lavorarci bene, molto meglio bilanciato secondo me rispetto al Kodiak, che è proprio fatto per tirare delle vergate infernali. Però ragazzi il peso è veramente alto, vi rifaccio vedere lo spessore, eccolo qui, perché ragazzi qua abbiamo 7 mm contro 4,9. Ragazzi, ho capito la rincorsa agli spessori esagerati perché avete paura che facendo batoni vi si spacca il coltello. Però ragazzi ricordiamoci che un bel 1095 si storta tutto e poi torna dritto, ragazzi. Davvero un ottimo, ragazzi, un ottimo acciaio, un ottimo compromesso. Cioè quando avete 4,5, 5 di spessore, ragazzi, su una lama in carboniosa, andate via abbastanza tranquilli, ragazzi. Andate via tranquilli, perché comunque è una lama molto più resiliente
un acciaio molto più resiliente rispetto a un inox, quindi su questi spessori carbonioso ci andate via tranquilli. Ragazzi, guardatevi, abbatto un albero con il coltello, capite cosa ha fatto questo coltello essendo 4,9 di spessore e non 7, ragazzi, e guardate un attimino le differenze. Detto questo, ragazzi, comunque il War Tough Gear secondo me è un coltello bellissimo, è bellissimo. Unico difetto, come ho detto nella sua recensione, il peso. Ragazzi, penso di avervi detto tutto, metto a posto i cordini così chiudiamo bene e andiamo alle conclusioni finali. War Tough Gear Kodiak e K-Bar BK9, ragazzi, due mostri di distruzione. Il Kodiak punta tutto sul suo peso, ragazzi, sul suo spessore di 7 mm. In mano è veramente una vanga affilata. Ragazzi, l'unica cosa che lo ferma è il peso, perché non ha paura di niente, distrugge tutto quello che volete. Però, ragazzi, il lato negativo, come avete sentito nella recensione, il peso secondo me veramente eccessivo, 800 grammi, mentre con i suoi 490 grammi, ragazzi, il BK9 è molto più gestibile, riuscite a lavorare più a lungo. Ragazzi, su uno spessore di 4,9 mm avete una penetrazione che va a compensare la massa battente del Kodiak con lo spessore fino, ragazzi, penetrate veramente tanto, risulta super efficace. Ragazzi, senza tagliarmi, eccoci qua che ce l'abbiamo fatta. Dal K-Bar BK9, dal War Tough Gear Kodiak, dal pacchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!